Siamo di nuovo in quel periodo dell'anno, dobbiamo decidere cosa coltivare la prossima stagione, quali ortaggi, in quale quantità, dove, come, perché. Nel video di oggi vorrei condividere con te alcune strategie o criteri per aiutarti con riferimento alla prossima stagione a scegliere cosa è meglio per te, per il tuo contesto. La primissima cosa che ti consiglio di fare è di scrivere una lista di ortaggi che magari hai già coltivato in passato e che coltivi tutti gli anni, o ortaggi che vorresti provare per il futuro o di cui hai sentito parlare e comunque vuoi includere in questa lista. Inizialmente la puoi scrivere in ordine sparso, ma poi la devi scrivere in ordine di importanza, ovvero partendo da quelle cose che non possono assolutamente mancare nel tuo orto, le cose che per te sono più importanti, e man mano che si scende nella lista arrivare a quegli ortaggi che, se riesci a coltivarli bene, ma se per caso non ci fosse spazio, non ci fosse modo, comunque vabbè, pazienza. Per scrivere questa lista però ti consiglio di non seguire le mode, magari quegli ortaggi che hai visto un video e ti dice devi per forza coltivare questo ortaggio, o comunque ortaggi che vedi negli altri video. Cioè, prendere ispirazione va benissimo, cioè io lo faccio continuamente, però alla fine in questa lista ci devi mettere le cose che effettivamente te e la tua famiglia, se ce l'hai, volete mangiare, quelle cose che non possono mancare nel vostro frigorifero. Non ha senso che tu coltivi delle cose perché vanno di moda o perché tutti le coltivano, però poi a te non ti piace né da mangiare e né da coltivare. Infatti devono essere cose che ti piace mangiare, sì, ma anche coltivare, perché se sono cose che sì, ti piacciono, però tutti gli anni hai mille problemi e ti stressi perché quella cosa non ti viene o è piena di insetti, insomma, qualunque sia il problema, allora anche in quel caso magari potresti mettere quell'ortaggio un pochettino più in basso nella lista. Usando come criteri principali questi due che ti ho appena detto, secondo me è utile anche per tenere alta la motivazione nel caso che ci fossero problemi durante la stagione, e ci saranno, perché comunque sai qual è il tuo obiettivo, sono cose che te vuoi assolutamente mangiare e ti diverti a coltivare. Quindi, creata la lista in ordine di importanza, adesso devi capire una cosa, cioè te ogni settimana o ogni mese quel determinato ortaggio, quanti ne vuoi raccogliere, quanti ne vorresti mangiare. Capita quella cosa, vai a ritroso, ovvero decidi quante piante seminare o comunque trapiantare. Questo chiaramente in base alla stagione dell'ortaggio specifico. Facendo così, calcolando, cioè in base al tuo fabbisogno, eviti innanzitutto sprechi e poi eviti anche di rimanere un po' a corto. Chiaramente calcola sempre un 10-20% in più, perché non è che raccogli tutto quello che semini, ma è importante sapere che se te vuoi raccogliere, facciamo un esempio classico, le lattughe, che sono un ortaggio facile con cui molti di noi hanno iniziato o magari te vuoi iniziare. Considerando un ciclo medio, poi cambia in base alla stagione, lo so, ma diciamo di 60 giorni dalla semina alla raccolta, se te vuoi raccogliere diciamo 2 lattughe alla settimana e magari vuoi fare dei trapianti mensili, cioè ogni mese te trapianti delle piantine, quindi 2 lattughe a settimana sono 8 al mese, anche calcolandone qualcuna in più, 10, 12, 15, cioè non andare a seminare 50 lattughe perché poi cioè, non sa cosa farci, e allo stesso tempo non ne seminare 5 perché poi non ti basteranno. Ok, adesso quindi ti hai una lista in ordine di importanza, hai capito per ognuno di questi ortaggi quanti ne dovrai seminare ogni mese, diciamo. Adesso è il momento, in base a come è fatto il tuo orto, se hai l'orto classico, quindi diciamo con i filari, oppure potresti avere l'orto rialzato, una serra, dei vasi, insomma, in base a come è fatto il tuo orto, ti prendi carta e penna se sei più tradizionalista, oppure io per esempio uso Excel, e ti fai diciamo uno schemino mese per mese e ti vai ad inserire gli ortaggi, ovviamente partendo dai più importanti. Quindi a maggio nella parcella 1 e 5 ci sarà questo, nella parcella 2, 3, 4 ci sarà quest'altro, poi a giugno c'è questo. Ti fai proprio il piano annuale. Questo è anche il momento di pensare alle eventuali consociazioni, quindi coltivare insieme ortaggi che diciamo traggono beneficio dalla vicinanza di quell'altro, e soprattutto se sei uno che tiene conto delle rotazioni, quindi non coltivare sul solito spazio ortaggi della solita famiglia per più anni di fila, adesso è il momento di tenere conto anche di questo. Apro e chiudo una parentesi riguardo alle rotazioni culturali. Allora, io sono uno che solitamente le fa tutti gli anni in maniera scrupolosa.
però è una cosa che dipende molto anche dal sistema di coltivazione che usi. Per esempio, ci sono persone che fanno esperimenti da molti anni nel campo no dig, per esempio, ma anche con l'orto rialzato, e durante i loro esperimenti diciamo che hanno evidenziato il fatto che nei piccoli orti con quel sistema di coltivazione potrebbe non essere necessario fare la rotazione. Anch'io ho fatto le mie prove con un orto rialzato a casa, quello lungo 7 metri, forse l'hai visto in altri video. L'ho utilizzato per 2 anni. Il primo anno ho coltivato pomodori San Marzano, il secondo anno ho coltivato le patate. Non ho fatto trattamenti, soprattutto parlo del secondo anno con le patate, quindi solita famiglia, scusami, non te l'ho detto, sono entrambe solanacee. Non ho fatto trattamenti, non ho fatto concimazioni aggiuntive e ho avuto un raccolto mostruoso, perché ho raccolto circa 30 kg in 5 metri quadri di patate, sto parlando, e anche l'anno prima pomodori raccolto clamoroso. Il primo anno ho fatto un trattamento con la zeolite cubana, quindi come non averlo fatto, e il secondo anno 0 trattamenti, e non ho avuto nessun problema né di insetti né di malattie, in riferimento soprattutto al secondo anno. Ora capisco che non sia uno studio di 10 anni, ma c'è chi li ha fatti questi studi anche coltivando le patate sistema no dig per 6-7 anni nel solito punto. Quello che voglio dire è, ripeto, anch'io lo faccio sempre la rotazione, sono scrupoloso eccetera eccetera, ma fai le tue prove, perché a seconda del sistema e della dimensione del tuo orto diciamo che potresti impiegare un po' troppo tempo per una cosa che poi in realtà non è così importante come si crede. Quindi ecco, pensaci, fai le tue prove. Io ho fatto le mie e ho visto i miei risultati. Quindi una volta che hai riempito il tuo schemino o carta e penna o Excel, partendo dall'alto della lista, quindi tutte quelle cose più importanti per te, se c'è ancora posto puoi vedere se riesci a inserire anche le cose in fondo alla lista, se non l'hai ancora fatto. Quindi le cose che diciamo opzionali. In alternativa potresti pensare, se c'hai ancora buchi liberi, ripeto, di fare delle coltivazioni o di copertura, quindi sovesci, cover crop, chiamale come vuoi, magari delle leguminose, comunque cose che servono ad arricchire il terreno, non sono colture da raccolta o da reddito per chi lo fa di lavoro, ma semplicemente per tenere il terreno occupato e migliorarlo. Oppure, soprattutto nel periodo estivo, che è una cosa che a me piace fare tantissimo, potresti pensare di mettere, dove hai posto, dei fiori eduli, fiori che hanno principalmente due funzioni. Uno, attirano gli impollinatori, quindi è più utile magari metterle in prossimità di piante che hanno bisogno di essere impollinate, pomodori, cetrioli, comunque è una cosa che ti consiglio di fare, perché a parte che poi sono anche appunto eduli, quindi li puoi mettere in insalata. A me piace tanto, vabbè, tagete, calendula, il nasturzio, anche le foglie sono buonissime. Poi ci sarebbe anche una seconda funzione, che è quella di tenere lontani, aiutare a tenere lontani gli insetti dannosi, oppure attrarli a sé, e quindi non vanno sulle piante che ti interessano. Però su questa seconda funzione io personalmente non ho visto grossi risultati, non ho visto una differenza così importante tra averle e non averle, ma anche soltanto il discorso di attrarre gli impollinatori e creare un migliore ecosistema, secondo me già anche solo per quello ne vale la pena. Quindi ripeto, valuta te con gli spazi che hai ancora liberi se mettere gli ortaggi che sono in fondo alla lista, oppure dei sovesci o dei fiori eduli. Adesso che hai un piano completo per la tua stagione e sai di quante piante avrai bisogno per ciascun ortaggio, puoi anche capire se vuoi farti le piantine da solo o comprarle. Da cosa dipende questo? Principalmente dipende dal fatto se hai un semenzaio prima di tutto, poi dalle dimensioni di questo semenzaio, se è una piccola serretta anche autoprodotta va benissimo. Poi se questo semenzaio è freddo, diciamo, o riscaldato, in base a tutte queste, diciamo, caratteristiche del semenzaio, se ce l'hai, puoi capire quante cose riuscirai a fare per conto tuo e quante piantine invece dovrai acquistare dal vivaio di riferimento nella tua zona. E un'altra cosa che devi tenere di conto è quanto tempo avrai te a disposizione per fare le varie semine, magari anche scalari, tenere il terriccio umido per far germinare le piante, poi insomma tenere d'occhio le giovani piantine. Cioè, fare il semenzaio non è una cosa così semplice come a volte ci viene fatto credere, richiede tanti anni di errori, però è una cosa che devi imparare a fare. Quindi se stai cominciando adesso magari parti piano, ti consiglio di comprare più piantine
e farne meno per conto tuo, e poi man mano che impari puoi ampliare, diciamo, le varietà che ti coltivi da solo. È importante capire anche questa cosa delle piante che ti fai da solo o che compri, perché poi in base al piano che ti sei fatto ti dovrai organizzare anche le semine in semenzaio. Cioè se te sai che una piantina deve stare in semenzaio 2 mesi, bisogna che poi ti prepari anche il piano semine, cioè 2 mesi prima che te hai pianificato di fare il trapianto bisogna che te le semini in semenzaio, diciamo. Tutte queste considerazioni, queste strategie sul come programmare l'orto, però possono variare molto anche in base al motivo per cui te fai l'orto. Non tutti facciamo l'orto per il solito motivo. C'è chi lo fa per esempio per risparmiare, c'è chi lo fa per coltivare delle varietà che altrimenti non troverebbe nei supermercati o presso le aziende agricole locali. C'è chi lo fa semplicemente per rilassarsi e va benissimo, quindi cioè quel che viene viene, quello che non viene non viene. C'è chi lo fa per avere delle verdure sane, coltivate in maniera naturale, anche se poi magari per coltivarle in quella maniera va a spendere più di quello che spenderebbe al supermercato, ma l'obiettivo è mangiare cibo sano. Oppure c'è anche il caso in cui uno dice: c'ho un pezzo di terra e devo riuscire a sfamare la mia famiglia il più possibile. Quindi è chiaro che in base anche alla tua motivazione può cambiare quello che vuoi coltivare. Se hai bisogno di sfamare la tua famiglia, coltiverai delle cose che per esempio producono di più nel solito spazio, cose che riempiono di più lo stomaco. Ora è un caso un po' estremo, però c'è anche chi fa così. Oppure chi lo fa per mangiare cibo sano può dare la precedenza per esempio a degli ortaggi a foglia super nutrienti, a dei superfood. Anche il motivo per cui te fai l'orto va ad influenzare un po' tutta la progettazione, è normale. Altre cose che andranno ad influenzare la tua programmazione sono anche per esempio la dimensione del tuo orto, l'esposizione solare, quindi quanta parte di orto è esposta al sole, quanta parte è più in ombra e per quante ore al giorno, oppure com'è composto il terreno, se è più pesante, se è più leggero, diciamo in generale il microclima del tuo orto. Sono tutte cose da tenere a mente quando si progetta, ma quelle cioè, le sai te meglio di me. E infine, ma non per importanza, è importantissimo anche capire il tempo che te avrai a disposizione da dedicare all'orto, perché in base a quello puoi decidere a parte quante cose coltivare, ma anche il tipo di ortaggi, più esigenti o meno esigenti sotto il punto di vista delle cure o dell'irrigazione, tutte queste cose qua. Scrivimi nei commenti qual è la tua strategia vincente per programmare l'orto tutti gli anni, per decidere, cioè più che altro cosa, quali ortaggi, perché ci sarebbero migliaia di ortaggi che vogliamo coltivare, ma poi dobbiamo fare delle scelte. Oppure se vuoi aggiungere qualcosa a quello che ho detto, o se hai delle domande anche va benissimo, scrivimi tutto nei commenti che ti rispondo. Se ti è piaciuto questo video o altri miei video, considera di iscriverti al canale e mettere mi piace, mi aiuteresti tanto. Grazie per aver visto il video fino alla fine e ci vediamo alla prossima. Ciao!